Siamo arrivati, raga. Siamo arrivati in questo posto. Ma dove siamo? Ma cosa ci aspetta questa notte? Faccio vedere velocemente, poi dopo o domani vi spieghiamo meglio perché ha iniziato a piovere. Ora è 8:30 del mattino, in un campeggio a pagamento. Praticamente c'è un rave. Che misera, Sentire ragazzi. meglio. Via. Sono solo ragazzini, eh? Allora, ci siamo svegliati bene stamattina. Devo dire che non mi dispiace neanche. Vabbè, poi vi spieghiamo cosa è successo. Ecco qua, momenti di campeggio dove Marina stende, ma là in fondo il rave party continua con una sorta di allenamento di questi bambini che hanno 10-15 anni e ascoltano un rave a palla. È un po' come una cosa militare, non so. Non lo so. È una cosa strana però. È un risveglio muscolare questo sicuramente. Vuoi andare anche tu? No, assolutamente. Già inizia a essere troppo veloce per me. Mi parte la rotola. Eccomi qua a darvi la spiegazione che vi ho promesso prima. Dunque, siamo in questo campeggio che stamattina avete visto al rave party in fondo. Oggi per fortuna sono tranquille. Questo è un campeggio che ha 2 anni. Quello alle mie spalle, questo qua, è un ex mulino, perché questa qua è la zona dei mulini, cioè normalmente c'è molto vento. Comunque, questa proprietà ed è di titolare da circa 130 anni, quindi penso dalla mamma, dalla nonna, eccetera, eccetera. Questo è un campeggio con pizzeria. Lui è argentino, ha vissuto in Italia tanti anni, penso in zona Padova. Aveva una pizzeria con suo padre, mi diceva. Forse questo nelle Canarie, insomma, hanno girato il mondo. E sono viaggiatori e anche loro adesso si sono fermati e hanno aperto questo paradiso e lui fa le pizze, fa il pane, fa le brioche, tante cose e portano avanti questa attività di famiglia. Sono 2 persone un po' particolari che parlano italiano, per fortuna, e hanno una storia particolare, proprio di vissuto. Però vediamo se ce la raccontano, perché ieri sera chiacchierando ci ha detto un po' di cose, però adesso abbiamo bisogno, insomma, di scoprire di più. E quindi andiamo a vedere se ci danno qualche notizia in più. Bene, allora, adesso ci facciamo raccontare di questi 2 disgraziati chi sono. Io farò la voce fuori campo. Io sono il disgraziato numero 1. Io numero 2. Nome, partiamo dalle donne. Jurga. Sebastian. Origine? E Lituania. Nasco in Argentina e ai 5 anni divento italiano. E hai vissuto dove? E io ho vissuto una buona parte della mia vita tra provincia di Parma e provincia di Piacenza. Tu invece? A Vilnius, Parma, Venezia. Sembra un E- treno. Vilnius, Parma, Venezia. Vilnius, Parma, Venezia, in giro per il mondo e qui giocare. Quindi, tu sei Lituana. e tu non si sa. Io sono, allora io mi, Italo-argentino. io mi definisco, quando mi chiedono di dove sei, io mi definisco italo-argentino, che non è una cosa rara da trovare. No, no. Assolutamente. Però tutti rimangono un po'... no, Beh, più raro sì. italo-lituana. Sì. Sì, perché No, è pieno dai. di argentini con origini italiane. Perché conosci l'italiano? Perché ho finito il liceo europeo a Parma. Ok, quindi all'età di 15 anni, no? 14. 14 anni, sei andata a studiare a Parma. Fino all'età di? Fino a 19 E poi hai fatto l'università? a Venezia. Tu invece? Io niente, sono cresciuto dai 5 anni, ho vissuto a Sanguinaro sulla via Emilia, in provincia di Parma. Ok. Ho studiato pochissimo. Però eri un giocatore di rugby. Io ho dicevi. giocato a rugby sì, per tanti anni nel Grand Parma Rugby, Ok. nel quartiere Moletolo. Era. Professionista. Sì, sì, sì. A me piaceva solo giocare, non studiare. Sì, andavo a Parma a giocare. Ok. Ho vissuto a Salso Maggiore gli ultimi anni, Perché lì dove vi siete incontrati? a Parma. Poi da lì le vostre vite si sono unite e avete girato il mondo. Dove siete andati? Da Parma noi siamo andati a Venezia insieme. Lei ha iniziato l'università, io ho iniziato a lavorare a Venezia Centro Storico, no? Dico perché
Molti dicono Venezia, ma Venezia dove? Venezia proprio Veneziano. città, dicono sì, Venezia città. Veneziano? Sì, O Veneto? Veneziano, no, Veneziano. Quindi Venezia isola, si Ok. dice. Altrimenti c'è Mestre, che se Venezia, ma sei nel... Se Venezia ha detto. Da lì dopo siete andati? Dove avete viaggiato sostanzialmente? Allora, dopo che abbiamo passato 4 anni a Venezia, poi è cambiato un po' la nostra vita. Lei ha finito gli studi, io avevo finito di lavorare. Abbiamo cambiato mestiere. Io facevo il pizzaiolo prima, Mhm. lei era studente e io ho iniziato a fare gioielleria, perché mi sono innamorato della gioielleria dopo che ho conosciuto dei ragazzi argentini e italiani che vendevano per strada i propri oggetti Sì. di artigianato, di bigiotteria. E io ho visto questi ragazzi per la prima volta e ho visto come uno di questi ragazzi, un signore italiano, ha fatto un anello in alluminio col martello su una piccola incudine. Mhm. Ho detto wow, questa Messo roba lì, venduto. è Posso fare incredibile io? come, Vabbè. come da un filo ha tirato fuori un anello con le spirali. Ho detto cavolo. Tu adesso continui a fare il pizzaiolo, tu invece adesso fai l'artista. Anche lui. Io faccio con te tutti e due. continui. E quindi da Venezia avete iniziato a fare questi monili e dopo come è andato a finire? Che mi Ma avete il raccontato che punto avete girato il era- mondo. Il punto era che finita l'università volevamo cominciare una vita da soli e i costi a Venezia non riuscivamo a trovare un appartamento. Chiaro. A quello di prima avevamo già detto che andavamo via e quindi siamo letteralmente rimasti senza casa, senza riuscire a trovare un'altra e una volta mi ricordo in un supermercato, quasi da piangere, dove andiamo? Perché un po' di soldi avevamo, no? E abbiamo detto, boh, abbiamo lasciato le nostre cose in un magazzino, ci siamo presi Da un gli amico. zaini con tutti pinzette, fili e siamo andati. Il treno ha fatto, diciamo, Senegal, poi Gran Canaria dai suoi un po', poi siamo andati a Madeira, poi siamo tornati a Venezia un po' per vendere perché era la stagione, fatti i soldi siamo andati in India a comprare le pietre, dall'India in Nepal, visto che siamo vicini. Perché no? Perché Eravamo no? là. Lì in India ha trovato un orafo che l'ha insegnato a fare i gioielli, poi di nuovo a Venezia, ero già così. Eri incinta, giusto? Sì, Venezia, siamo tornati qua perché il piano ormai era comunque di vivere qui a Giagare. Ecco, perché noi siamo a Giagare. in Al Lituania. confine con la Lettonia, Ok. quindi Lituania nord proprio. Un po' sperduto, molto Sì. bello. Meraviglioso. Che poi è la città, mi dicevate, più vecchia, no? C'è scritto qua su una pietra, lì c'è la data Mhm. della città, c'è scritto 826 anni. La prima volta è comparso il nome di Ok. Giagare. E qui che cosa vi è venuto in mente di fare? Ma in realtà abbiamo continuato la stessa vita. Siamo venuti qua, in realtà avevamo un appartamento a Vilnius, nella capitale. Abbiamo deciso di venire qua, ma ci piaceva di più. Sembrava più bello forse col bambino avere il giardino così, non nella capitale. E avevamo anche il posto per i gioielli. Perché questa qua è la casa di tua mamma. giusto? È la casa, mio bisnonno ha comprato questa casa col mulino, io passavo le estati qua con mia nonna Ok. e quando siamo arrivati qua... In questa quindi- casa per tanti anni non ci ha vissuto nessuno. Anche prima che siamo arrivassimo arrivati, non noi. c'era acqua, non c'era un bagno, non Sì, c'era qua, niente. Avevamo la vita antica che ti fa il fuoco per scaldare l'acqua. Con la cucina economica, Sì. sì. beh. Scaldi il pentolone d'acqua calda sulla cucina economica. Per lavarti. Per per lavarti, lavarti. lavi nel pentolone, mescoli l'acqua fredda con l'acqua calda e ti lavi lì sulla sedia o fuori. Io tutto un inverno, il primo inverno che siamo venuti qua mi lavavo fuori nel prato. A meno 27 Mi- gradi. A me meno 15. Ma è da Allora, se non provare, c'è vento, in realtà è bello. Io sono ascolta, una persona che non ama il freddo, ma è bello perché ti lanci l'acqua bollente stai da Dio. sopra. Ascolta, se non c'è vento, stai veramente da Dio. Ok? Ok. Sei fuori con le ciabatte, non direttamente sulla neve o per Le terra. Ti lanci il secchio di acqua, no, calda e stai da Dio, ti insaponi e Va bene. in 5 minuti ti lavi. Da provare, un'esperienza che Sì, potreste sì. fare quest'inverno e vendere. Beh, quindi siete partiti da zero con la casa rurale di un tempo, Sì, esatto. L'abbiamo restaurato. l'avete restaurata poco per volta e avete creato il campeggio. Tutto questo in quanti anni? 5? Sì, noi siamo arrivati qua tipo 10 anni fa oramai, il tetto era da cambiare perché c'era qualche infiltrazione, con l'aiuto dei suoi genitori abbiamo cambiato il tetto. Perché comunque nella mia famiglia c'era la voglia di conservare questa casa. Questo era un mulino funzionante all'epoca. Tuo bisnonno, Bisnonno l'ha bisnonno comprato. faceva il Mugnaio. mugnaio? Ok. Lui l'ha comprato, che era bruciato il mulino, tipo ha preso un mutuo, una roba del genere, l'ha ricostruito. E quindi voi avete ristrutturato casa,
ampliato poi successivamente, Sì. il capanno del tuo ex camper che è diventata una una pizzeria oggi. Sì. Ho fatto praticamente una pizzeria nel garage, non sembra un garage, Comunque, No, oggi è però chic. era un garage. però complimenti perché la pizza è buona, Grazie, veramente grazie. buona. I vostri progetti futuri? Noi abbiamo cominciato a costruire l'autunno scorso un edificio che praticamente era un rudere. Abbiamo smantellato completamente, abbiamo ricominciato a ricostruirlo e deve essere tale quale com'era l'aspetto. Siamo in una zona di patrimonio. Protetta. Sì, sì. Quella casella che sarà il nostro laboratorio dove facciamo gioielli per avere più spazio, perché noi lavoriamo anche spesso con gruppi di bambini dalle Cioè dei scuole. workshop. Ah, ok. Workshop, Ad li esempio io chiamano faccio qua, il vetro, in viene inglese. una classe, guardano come faccio il vetro, gli racconto Certo. delle cose, lui lo fa con i gioielli, con le pizze. Il fatto è che noi adesso abbiamo uno stanzino piccolo in casa dove non ci stanno tante persone, Non puoi a volte fare- vengono anche 20 o 30 e li devi dividere in 2 gruppi, quindi quello Questo- è quello questo su cui stiamo lavorando adesso. Ma i gioielli che voi producete li vendete online? No, non più. Quindi se qualcuno volesse comprarli cosa fa? Deve Uno venire viene a qua. mangiare la pizza e mi dice sì. ah io so che fate gioielli e io dico guarda il mio laboratorio è là. Entrano, Dall'Italia se li provano. è veloce, insomma, 5 minuti sei qua, ecco. Abbiamo visto la pizzeria, le immagini prima, adesso voglio andare a vedere il laboratorio, non so se ci farà il workshop, però insomma, adesso io glielo chiedo. Sì, dai, ok, andiamo. Apri le porte del paradiso. Wow, Che bello. wow, quanti attrezzi, quanta roba. Qui lavorate entrambi o solo tu? Sì, purtroppo siamo molto vicini. Quindi tu lavori col vetro in Murano, giusto? Io lavoro col vetro, queste bacchette qua me le porto da Venezia, vetro di Ok. Murano, e diventa questo, che dopo uno può fare quello che vuole, c'è un pendente, una collana o venderli così, Belli. Ok, una così che ci metto un'ora a farne una. Vedere? che forte. No, le cose più semplici che sono comunque molto belle. Semplice. Vedi quello che fa Seva. Che precisione, Ci cavolo. sono alcune, vedi, perline che ad esempio mi si è tipo rotta a metà, ho usato la perlina, e se no usiamo queste famose pietre che siamo andati a prendere in India. Un anello, l'unico, non ne ha mai fatto un altro in vita sua, voleva provare certe decorazioni, certe cose, un'incastonatura diversa. Puoi anche riconoscere un gioielliere, un orafo dal suo stile. Lui adesso vuole provare un po'. L'unica cosa che fanno vedere a Venezia, in una fabbrica, una stanza che aprono per i turisti, è il piattino e un cavallo. No, questa cosa delle bacchette io non l'ho mai vista fare. E questa macchina che è accesa che fa rumore, che cos'è? In realtà è la macchina d'ossigeno. Ossigeno. Quando avrò un laboratorio nuovo mi prendo qualche bombola. Se voglio fare le perle più grandi o queste soffiate, Devi avere più mi calore. servirebbe più forza, sì. Se vuoi prova a vedere con gli occhiali. Adesso quando io lo metto dentro, senza è super arancione. Quando voglio fare piccole decorazioni, io dentro non vedo niente perché è tutto arancione. Certo. E gli occhiali lo tolgono. Tu lo guardi e tu vedi tutti i colori dentro. Praticamente ti leva il giallo? Sì. Non Ma so posso se- metterlo davanti alla Non lo telecamera? Ah sì, si vede rosso, vedo Però una roba rossa. alzalo, vedi la differenza. Con più colori già lì è super chiara la differenza. Si scioglie, diventa una roba liquida che Sì. finché io giro rimane tondo. Perché se altrimenti- fai un qualcosa di molto complicato non vedi bene. È ovvio che se ti metti a lavorare per 2 ore anche sulle robe semplici ti stancano gli occhi. Comunque questo è proprio un lavoro di fantasia pura, che tu crei una roba che ti viene in mente. Sì, una volta che sai come si mescola il vetro, cosa mettere prima, cosa mettere dopo. Siamo in contemplazione mistica, eh? Ma che bello. Bella. Praticamente si sono appiattiti. Sì, si allargano e si espandono. Bello. Sembra un po' l'occhio turco. L'occhio turco fatto a pallina, bianco e blu. E poi metto qua, Nella sabbia. no, non Cenere? sabbia, e Cos'è? mia nonna. Che macabra. Beh, che dire di questa coppia? Bella intervista, bella storia. Infatti ci siamo fermati più giorni del previsto perché ci troviamo bene qui e quindi siamo stati anche invitati a cena per mangiare il piatto tipico, tipicissimo lituano, che è una zuppa fredda di barbabietole,
che detto così sembra un po' strano, però è veramente bellissima da vedere e anche molto buona. Parlando di cibo, non è fatto Perché che c'è in casa, salsa, si trova al salsa. supermercato. quindi questa è la cena tipicamente estiva? Non tanto cena, sì, anche pranzo. Quando fa caldo si mangia questo. Dimmi il nome in Salti barshey. Shalti barshey. No. Barshey sono di solito la zuppa di barbabietola rossa. Shalti vuol dire freddo, quindi Ok. tipo freddi. Wow, con le uova? Sì. Che belle, vedi il colore è bellissimo. A volte per la gente Bella. fuori è strano. Ah, perché bisogna aggiungere anche le patate, Ma dicono. di solito Allora la gente se le mette in mezzo, le stacchi col cucchiaio. Sono calde, la è un zuppa po' fredda. paracompartire anche le patate qua. La papitas arrugada. Ci siamo trovati così bene che ci siamo fermati alcuni giorni. Uno di questi giorni era il mio compleanno, mi hanno fatto la sorpresa facendomi trovare un bel piatto di riso pilaf dell'Uzbekistan, una ricetta tipica, che il papà appunto è capace a farlo. Però io ero curioso di capire anche come veniva fatto questo piatto, perché mi è piaciuto veramente tanto e grazie al nostro traduttore siamo riusciti a comunicare. Happy birthday Maurizio! Grazie! Per il compleanno! Hai ricevuto pane di morta? Sì, Avena Kurdiukas. Questa ricetta utilizza il grasso di agnello ricavato dalla coscia dell'animale. Jie naudoja, kadangi yra musulmonai, o mes, kadangi ne musulmonai, tai galim daryti iš tokios mėsos, kurią turime. Se sei musulmano, puoi prepararlo con l'agnello. Se non sei musulmano, puoi prepararlo con altre carni. Tai bus sausa. i segreti della ricetta di Kiaulės oggi. kumpis, pavyzdžiui. Segreti. Con alcuni tipi di carne il risultato potrebbe essere un po' più asciutto, ma se usate carne di maiale il risultato sarà succoso. Ah, ho capito. E queste sono le spezie Ok. speciali. Mai come in questi casi ci siamo resi conto di come è difficile comunicare, e con queste lingue ragazzi tanto, però ci è venuto in soccorso il nostro traduttore. Oltretutto ce lo chiedete in tantissimi, noi utilizziamo Basco Translator V4. Se siete interessati, sono presenti oltretutto al Salone del Camper. Quando, Mari? Dal 13 al 21. Ecco, dal 13 al 21 settembre, aggiungo io perché lei non me l'ha detto. Padiglione 2, stand H32, ve lo scrivo qui sotto. E adesso guardate cosa è successo il giorno dopo. Ma che risveglio è questo? Non so, aspetta. Traduci quello che c'è scritto lì. Allarme livello 2. La polizia segnala l'avvistamento di un drone non identificato entrato nel Minchia. territorio lituano dalla Bielorussia. Oggi i residenti che notano il drone abbattuto sono invitati a non avvicinarsi e a segnalarlo immediatamente alla polizia chiamando il 112. Minchia. Però a guardare se ci sono notizie. Cioè, dalla Bielorussia entrano dei droni adesso qua in Così Lituania. Così dicono. Noi, cioè, tranquilli una volta che andiamo in giro, no, sempre vicino alle guerre. Ok, dai, cerchiamo informazioni e capiamo cosa fare. Buongiorno ragazzi, allora, visto quello che è successo, avete visto un messaggio, questi messaggi sono quelli che arrivano come da noi per il maltempo, che sono messaggi di allerta. Noi pensavamo fossero messaggi di maltempo, poi andandolo a leggere così, cioè, ci ha svegliato, no? Le 6 del mattino, 5 del mattino, ora italiana, ci si è resi conto che era un messaggio appunto dove diceva che c'era un drone. Abbiamo iniziato a indagare, quindi cercare anche sui social, non abbiamo trovato assolutamente nulla, abbiamo cercato sulle notiziarie, non abbiamo trovato assolutamente nulla, però ci è rimasto un po' l'amaro in bocca. L'amaro in bocca perché? Perché a noi capita cose strane, nel senso viaggiamo, quando eravamo a Cipro abbiamo avuto segnali di disturbi radar per quanto riguarda appunto la guerra in Israele. Qua abbiamo avuto questo allarme del drone che non è stato poi assolutamente confermato, perché dice che comunque si suppone che un drone sia andato perduto, che ha superato il confine, ma non si hanno notizie. Chi dovesse vederlo avvisi la polizia. Non voglio andare a fare assolutamente critiche su giusto, politica, non politica, quelle cose non ci interessano. Ci troviamo in una situazione che ci ha lasciato l'amaro in bocca, perché innanzitutto è una guerra che per assurdo non c'è, cioè o meglio,
meno male che non c'è. Non è che la Polonia, la Lituania o che hanno gente che sta combattendo, ma c'è un terrorismo diffuso. Tant'è vero che in questi giorni che abbiamo avuto modo di parlare con le persone local, vediamo una sorta di paura creata da tanti messaggi che loro hanno, tipo quello di stamattina. Infatti noi avevamo detto, ma volevamo avvicinarci magari verso i confini russi per cercare di capire, no, assolutamente, non andate lì. Sconsigliavano qualsiasi cosa in maniera molto, non saprei neanche che termini esattamente utilizzare, ma di estremo terrore, ok? Perché loro dicono, noi ci troviamo fra la Russia continentale e Kaliningrado, quindi siamo una sorta di cuscino, potrebbero invaderci, ma c'è una situazione proprio di terrore. Ma questo è un mio pensiero personale, direi quasi a volte non giustificato da quello che realmente succede, perché poi comunque la vita è normalissima. Abbiamo cercato di capire quali erano le loro idee, perché fino a 30 anni fa qua c'era il comunismo e tutta una serie di scelte che hanno fatto nella vita sono state dipese da un regime, quindi andare all'estero, far studiare i figli all'estero, insomma tante cose. È difficile parlare di queste cose senza andare a creare giudizi o comunque a sponsorizzare da una parte piuttosto che dall'altra. Sponsorizzare fra virgolette, non c'è nulla da sponsorizzare, ma non saprei trovare dei termini differenti. A me personalmente la politica non piace, non voglio entrare neanche in discorsi politici, ma quello che ci rendiamo conto che è la base di tutto, che alla fine siamo tutti uguali, ma realmente tutti uguali, tutti pensiamo per essere felici, per stare tranquilli, ma sembra che qui diventi difficile per tutti i messaggi che stanno arrivando. Qua nessuno vuole la guerra. Piacerebbe andare realmente in Russia per fare le stesse domande che ho fatto qua e capire se là vogliono la guerra. Però il problema che vediamo, e questo ce l'abbiamo tutti i giorni, c'è gente che manda in giro droni e non sono la gente, ma sono i politici. Questo era un qualcosa che volevamo dirvi perché è una sensazione che in questo momento stiamo provando. Non siamo assolutamente in pericolo, né siamo, diciamo così, spaventati da questo, ma abbiamo un grosso amaro in bocca, questo sì. Dopo questo risveglio un po' concitato e le riflessioni del mattino, vi volevamo specificare che siamo ancora qui nel campeggio dei ragazzi lituo-argentini italiani e siamo praticamente al confine con la Lettonia, quindi non ci troviamo vicino né al confine bielorusso né a quello russo e stiamo andando verso Riga, la capitale della Lettonia. In realtà non ci stiamo andando adesso perché diluvia e il nostro piano di fare un giro in bici è saltato. Quindi il piano al momento è preparare le melanzane alla parmigiana. Sì, con una nuova tecnica. Adesso vi faccio vedere. Sì, con una nuova tecnica, nel senso che siccome le facciamo nella friggitrice ad aria, già provato, non ha abbastanza potenza per cuocere, sto provando delle tecniche nuove, tipo fare una cottura, facendole leggermente bollire già tagliata a fette e poi componendo la melanzana alla parmigiana perché non la facciamo fritta, di più light diciamo così, però ti dà quel gusto, quel sentore, almeno così dovrebbe. E farle prebollire è l'esperimento del giorno. Esatto, cioè ci sto provando, visto che piove, ho detto ciao, facciamo questo esperimento, magari viene buono e ve lo dico. Mauro è di nuovo impegnato con... Sì, poi mi divento aci. Funziona quel coso lì, C'è un'altra batteria dietro? Ah, ok. Ragazzi, ho finito le melanzane alla parmigiana e adesso poi le assaggiamo e vi dirò come saranno. Volevamo farvi vedere il paesino qua, quello che vi abbiamo raccontato essere probabilmente il più antico della Lituania, ma c'è un grosso problema. È da stanotte che piove e le previsioni ci hanno fregato perché ieri ci dicevano che oggi sarebbe stato un buco di sole e invece il buco non c'è. E quindi abbiamo deciso di proseguire per Riga. Riga. Il fatto è che se stiamo qua perdiamo tempo prezioso perché probabilmente pioverà anche domani e questa perturbazione si sta spingendo verso nord, quindi se noi andiamo a nord magari domani troviamo un po' meglio e riusciamo a fare qualcosa, se no rimaniamo fermi tutta l'estate nello stesso punto aspettando il sole che non c'è. E quindi niente, l'idea è quella di fare pranzo, muoverci e andare verso Riga. Però tanto noi da qui dobbiamo tornare, comunque la strada qua a 30 km, non è detto che magari facciamo una deviazione, perché tempo comunque dovremmo averne, e ve la facciamo vedere più avanti. Quindi ricordatevelo. Tanto al ritorno dovremmo farvi vedere comunque un altro pezzo di Lituania, perché la parte della capitale è più nell'interno e più scendendo, quindi facciamo un giro ad anello così a New. Andiamo in su perché Bene, le mangiamo fredde o le vuoi scaldare ancora?
No, adesso la mangio fredda, tanto è tiepida, non è fredda. Allora, il prossimo obiettivo è andare nel prossimo paese, che è la Lettonia, e quindi, siccome stiamo facendo tutte le repubbliche baltiche, probabilmente arriveremo anche a Tallinn, non lo so. Salutiamo i nostri nuovi amici e la storia di questi pupazzi forse la potremo raccontare la prossima volta, se ripassiamo di qua. Sì, ma ripassiamo. Dobbiamo far vedere anche la città che non abbiamo fatto vedere a causa della pioggia, come vedete. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Ci è arrivato il messaggio sul telefono che ci indica che abbiamo cambiato stato. Quindi? Siamo a Lettonia? Sì! Quindi Lettonia? Presa! Non ce ne siamo manco accorti. Qua in queste piccole stradine non esiste un border, una linea. Almeno un cartello. Niente. Va bene, siamo in Lettonia. Voi fidatevi che è così. Bene, andiamo. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Dobbiamo scendere e salire, scendere e salire, scendere e salire. Volevo dire, non lo so più, adesso sto pensando a... Arrotati! Arrivederci! E girati! Magari rimaniamo anche bui, ma questa si vede benissimo. Ragazzi, ho finito le lasagne. Ragazzi, ho finito le pasta alla carbonara fatta tipo matriciana, ma che sembra poi alla fine un pollo e funghi. Un pollo e funghi, ma con il contorno di cos'è normale? melanzana alla parmigiana. Vediamo. Ma la Lettonia lettono molto. Lettonia. Lettono. Io pensavo che mi dicessi che stavano a letto. Anche. Ma la Lettonia? Sì. È perché stanno molto a letto. Oppure qualsiasi cosa compri te lo vendono a letto. Ciao, vado. Ciao, è stato bello, arrivederci. Ciao. Fammi spegnere qui, va?